Sì, buon pomeriggio Spalletti. Volevo chiedere se, come dice Allegri, il Napoli ha più da perdere della Juventus nei prossimi 90 minuti. E buffo, divertente, più bravo di tutti. Qual è di questi tre aggettivi che la fa sorridere di più? Che si compare? Allora, capisco che per Allegri sia conveniente camuffarsi da comprimari, ma per una Juventus sempre imbottita di campioni è impossibile nascondersi dal ruolo di favorita. D'altronde certi investimenti si ripagano soltanto giocando per lo scudetto e per la vittoria della Champions. Per cui la vedo inutile mettersi il cappello e la barba finta. Non c'è quarto posto che soddisfi la Juventus. Poi? Buffo, divertente, bravo. Buffo, non lo so. Sicuramente lui è il più bravo di tutti perché lo dice il palmarès. Per dire chi è il più bravo bisogna andare a vedere quello che uno ha vinto in carriera. Io mi inchino al suo palmarès. Per i risultati fatti, per i risultati che ho avuto, io non ho confronto con lui, faccio proprio parte di un altro livello d'allenatore. Lui è quello che mi sta sopra e io ho da imparare da lui. Sport Italia. Buonasera mister, ma in sintesi chi è che deve avere più paura? La Juve di questo Napoli o viceversa? Quando si vestono casacche e maglie di questo livello qua, la vedo dura andare a giocare le partite avendo paura. Paura non hanno nessun di due le squadre, hanno calciatori forti da un punto di vista tecnico, da un punto di vista di personalità. Tutte e due le squadre giocheranno per vincere la partita. Sarà un bellissimo spettacolo sicuramente domani sera. E quello che debbono fare i calciatori è tentare di vincere la partita. Radio Kiss Kiss e si prepara il Corriere dello Sport. Buon pomeriggio mister, eccomi qui. Io le chiedo come approccia questa partita il suo Napoli dal punto di vista psicofisico e poi soprattutto le chiedo un giudizio anche su un dato, vale a dire che la Juventus ha segnato in stagione 8 reti dopo il 75esimo. Si è trovato una soluzione per arginare i bianconeri in quella fetta di gara? Come approccia alla partita la mia squadra o come approccerà, penso, non ascoltando nessun discorso e portando dentro quello che è il lavoro settimanale. Deve portare dentro la partita quello che facciamo durante la settimana, quello che ci diciamo durante la settimana, perché siamo professionisti e veniamo a parlare e a prepararsi per fare questo, per cui diventa una conseguenza logica portare dentro quel modo di lavorare lì. Corriere dello Sport e si prepara la Repubblica. Luciano, dal punto di vista strategico è la partita più intrigante della stagione. Ci sono due nature di calcio. Una lo dice il campionato, cioè la bellezza che avete sparso in questi mesi, il vantaggio che avete, la capacità di divertire. L'altro lo dice la striscia della Juventus, perché 8 vittorie consecutive per 1-0 appartengono a un modo di far calcio che non può essere sottovalutato. Cioè cercare di orientare l'avversario, chiudere gli spazi. Sono due identità diverse, però due identità spiccate. La prima mossa chi la fa? Chi batte al centro fa la prima mossa perché c'ha la palla tra i piedi e
ma forse sono un po' due filosofie differenti, nel senso che Allegri sposa perfettamente il motto juventino che vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Noi a Napoli tutto più un po' anima e core, e a Napoli c'è stato Maradona, ci ha giocato Maradona, hanno visto Maradona, e quando ha vinto Maradona ha mostrato, oltre che vincere, quanta bellezza c'è nel calcio, e noi non possiamo fare a meno di portarci dietro un po' di quella bellezza, per cui andiamo a giocare le partite ricordando quello che è stato il calcio di Maradona che ha vinto e cercando di riproporlo. Poi è chiaro che i video raccontano, o le partite giocate raccontano, che probabilmente ci lascerà campo per quello che si è visto anche nelle ultime partite di Cremona e contro l'Udinese. E lì diventa poi una gestione dove bisogna essere bravi, pur facendo possesso e pur tentando di andare a far gol, perché quando ti lasciano campo devi entrare nella loro metà campo e lasci campo scoperto. Per cui loro ti concedono quella cosa lì e tu devi sapere interpretarla nella maniera corretta, nella maniera giusta. Per cui dobbiamo essere pronti a fare questo. Le loro ripartenze, le loro possibilità individuali di decidere la partita sono multiple, sono tantissime, per cui la prima considerazione deve essere quella di non perdere mai equilibrio su quello che è il modo di gestire e di andare a attaccare. Repubblica e si prepara la Gazzetta dello Sport. Sì, buonasera. Volevo chiederle perché è diventato così difficile fare gol alla Juventus e cosa dovrà fare il Napoli domani per cercare di superare questo ostacolo. Grazie. È diventato difficile, un po' l'abbiamo detto ora, perché questo fatto di abbassarsi ti fa, cioè abbassarsi davanti l'area di rigore e mettersi ad affrontare la squadra lì è un po' più facile da un punto di vista difensivo che a tentare di andarla a prendere. Poi c'è la volontà di che calcio vuoi fare, di quelle che sono le capacità che ritieni che abbiano i tuoi calciatori. E se ti piace o se può piacere come spettacolo fare quel calcio lì, al di là di quello che è vittoria o non vittoria. Per cui noi si va a fare quello che ci piace fare, quello che piace ai nostri tifosi. Mi viene in mente un allenatore che è passato da qui, che c'è stato poco tempo fa, che si chiama Maurizio Sarri, che non ha vinto niente, ma da quando sono qui io sento parlare solo del calcio di Sarri, per cui quello lì ha un valore, è una qualità, e a me piace più quella roba lì che altra roba nel calcio giocato, mentre magari c'è stato Benitez che mi sembra abbia vinto un paio di titoli, Benitez, Sì. però anche se viene parlato bene anche lui, non ha impressionato come Sarri, ecco, per cui bisogna starci attenti. A volte poi lasci più un segno con quello che è il visibile che invece con una situazione portata a casa o guadagnata senza un lavoro evidente fatto sul campo. Gazzetta dello Sport e si prepara il mattino. Buongiorno.
l'avete detto, non è decisiva, mancano troppe partite, però può essere importante sotto il profilo dell'autostima. Cioè il Napoli nella prima parte ha costruito l'autostima con tutti quei successi esterni con le big, no? Adesso questo è un po' una chiave, cioè ritrovare che chiaramente l'autostima un pizzico deve essere calata a San Siro con l'Inter quando non vanno le cose come si vorrebbe. Quindi se questo è un aspetto primario diventa importante, visto che ancora di partite ce n'è tante. Ma l'autostima è in base anche a quello che è l'evidenza di quello che è successo. Cioè, io se non ho dato la sufficienza di quelle che sono le mie qualità, si parte da un livello di praticato dove posso andare a considerare, noi siamo stati un po' al di sotto in quella partita lì, in cui c'è quello come considerazione primaria di ritrovare quello che sono le nostre qualità e di andarle a riproporre. E noi ormai è un po' che ci conosciamo con questa squadra, perché siamo stati insieme qualche giorno, abbiamo fatto qualche allenamento, abbiamo fatto qualche partita e il livello d'autostima è altissimo, la considerazione che abbiamo nei nostri confronti è altissima. Poi ci sta che una volta non si possa mettere in pratica come la partita di Milano, ma poi nella partita di Genova hanno subito rimesso a posto le cose. Il Mattino e si prepara a Canale 21. Sì, buon pomeriggio. Tutte le vicende non proprio calcistiche che coinvolgono la Juventus, secondo lei prima o poi possono incidere, avere un peso su quello che è il rendimento in campo della Juve in questo campionato? No, non si sa mai quelle che sono le reazioni di una squadra. A volte può essere il contrario, che possa un qualcosa che va a coinvolgere una società dove poi si vede che i calciatori invece di farsi tirare dentro si compattano e reagiscono in maniera diversa e diventa uno stimolo in più andare a ribaltare quell'opinione di quel momento lì, qualsiasi essa sia. Per cui può darsi che gli sia servito per fare questi 8 risultati quello che è successo. Non si sa quella che è la reazione dentro. Canale 21 e si prepara a Canale 8. Salve Spalletti, mi commenta quanto accaduto in questi giorni, no? Dopo gli scontri in autostrada tra i tifosi romanisti e napoletani, le decisioni prese e queste misure drastiche che il governo, il Viminale, vuole imporre. Purtroppo è così. Quelli che vogliono usare il calcio per fare casino bisogna stiano fuori. Quelli che hanno voglia di picchiarsi invece di andare a vedere uno spettacolo bisogna si danno appuntamento in un campo, non usano la partita e si vanno a sfondare dove gli pare, però devono stare fuori dagli stadi e devono stare lontani da quello che è lo sport, perché lo sport è dei nostri figli, è dei bambini, è delle donne, è della gente che ama lo sport. Che ama confrontarsi, che ama essere più bravo dell'altro, partendo da un sacrificio, partendo da un'idea di voler tirare fuori il meglio da se stesso. Questa roba qui non si può vedere nel calcio, bisogna stiano fuori, bisogna stiano a casa. E se non ci stanno da soli, gli deve essere imposto. Canale 8 e si prepara Spazio Napoli. Buon pomeriggio, mister. Queste partite si portano in genere dietro anche molta retorica, il campo in genere è un po' più diretto poi. Qual è la cosa che la incuriosisce di più dal punto di vista del campo proprio nella partita che si giocherà domani sera al Maradona? La cosa che mi incuriosisce è di vedere la mia squadra se saprà mantenere questo equilibrio, se saprà fare quelle giocate in velocità che poi possono mettere in difficoltà quella che è una quadratura difensiva di una squadra forte come la Juventus, se riuscirà ad andare dietro la linea della difesa a perdere palla là senza perderla
troppe volte sui piedi, lì sulla tre quarti, dove loro poi riusciranno ad imbastire le loro micidiali ripartenze. E sono curioso soprattutto di questo, perché di questo abbiamo parlato e su questo abbiamo posto l'attenzione, e questo è quello che vogliamo portare dentro la partita domani sera, non quelle che sono le attenzioni a quello che ci viene detto, a quello che viene tentato di farci vedere. Spazio Napoli, si prepara Pianeta Napoli. Salve mister, Salve. fortunatamente invece domani sera i tifosi saranno tantissimi, c'è il sold out. Cosa sente di promettere in questa cornice che sarà sicuramente spettacolare? Io prometto l'impegno che da sempre, da quando faccio questo lavoro, perché se no non... Anche per me il calcio è semplice, però io passo 2/3 e mezzo della mia giornata dietro gli allenamenti e dietro la preparazione della partita, per tutte le giornate. Per cui prometto solo questo, che mi sono impegnato al massimo. Se lei ha qualche cosa da suggerirmi come impegno, che è giusto, io lo prendo. I tifosi meriterebbero 3/3 di impegno, ma quel mezzo io bisogna lo dorma, perché se no non ce la fa a ripartire il giorno dopo. Pianeta Napoli. Mister, buonasera. Al netto di quello che lei ha detto, che la Juventus giocherà con un baricentro sicuramente più basso, la migliore difesa del campionato, sarebbe un azzardo per cercare di avere una superiorità numerica anche a destra, vincere qualche duello in più e tenere basso il quinto, schierare Raspadori alto a destra? No, non è mai niente un azzardo, soprattutto se si parla di calciatori come Raspadori, si può dire molte cose, perché lui sa quello che deve fare da tutte le parti e lo saprebbe fare anche lì, per cui non è azzardato. Calcio Napoli 24. Mister, contro l'Inter abbiamo visto un pizzico più bloccato Stanislav Lobotka davanti alle due linee nerazzurre. Come si può velocizzare il gioco da quel punto di vista, considerando che la Juventus avrà uno stile di gioco numericamente simile? Grazie. Come l'abbiamo visto Lobotka? Un pizzico più bloccato, non riusciva a essere il solito Lobotka come abbiamo visto magari in altre partite. Lui avrà quello spazio lì quando noi si costruirà, avrà quello spazio tra i due attaccanti della Juventus in ampiezza e in profondità, fino a che non gli verrà addosso il play basso della Juventus. Per cui lui deve essere bravo a fare quello che ha fatto sempre, a ritagliarsi quel metro anticipando il vedere dove non guardo per poi portarci la palla, e la sua consueta rapidità di queste torsioni su se stesso, di questi avvitamenti su se stesso, che diventa a volte immarcabile perché ha questa qualità. Telea. Salve mister, buongiorno. Mi ricollego a quest'ultima domanda, però non parlando soltanto di Lobotka, perché può capitare nel corso di una stagione delle partite o dei momenti in cui appunto il giro palla è più lento, più farraginoso, non si trovano sbocchi, come lei poi appunto ha detto dopo l'Inter, sia per bravura altrui che per mancanza di brillantezza in un particolare momento. Quando ci si trova di fronte a queste situazioni e lei vede che magari in quella partita quello non funziona, c'è un modo alternativo per ovviare a questa difficoltà? Ci sono le sostituzioni. Lei si renderà conto che se una squadra gioca davanti alla linea difensiva vedrà che l'altra
difficilmente fa 10 occasioni da gol. È quasi impossibile. Perché? Perché poi gli spazi sono quelli, la palla va fuori, la palla messa dietro la linea, la palla giocata in quell'angusto lì diventa un po' più difficile, bisogna avere una qualità superiore alla media, per cui sono le sostituzioni che possono ogni tanto, perché poi le difficoltà le avranno dentro quella situazione lì, ecco. E noi abbiamo le carte in regola per poter fare la partita che vogliamo, però insomma se si tratta di cambiare qualcosa ce ne sono pochi metodi se non di sfruttare, perché per esempio quando riporti la palla dietro è più facile, le squadre quando risalgono spesso dalla linea difensiva, quando noi si riporta palla dietro, uguale si fa noi quando siamo in difesa e gli altri la riportano a casa la palla, a quel punto lì diventa facile fare questa pressione in avanti o questo difendersi in avanti che tanti dicono e che viene chiacchierato spesso nel calcio, ecco. In quel momento lì, se sei bravo, però anche lì nascono delle difficoltà. Avere altri calciatori che entrano freschi e che danno delle vampate di qualità e di velocità in dei momenti addizionati, quelle di prima, quelle dopo, può andare a scardinare qualcosa. Grazie a tutti.